Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto dove andremo ad analizzare la situazione per quanto riguarda il futuro della panchina azzurra. Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli tra Sarri? Ne abbiamo già parlato ovviamente anche ieri, ma si è inserita l'Atalanta, tiene banco Allegri. Esce il nome di Inzaghi e un italiano nelle retrovie che poi sta a guardare e potrebbe tornare prepotente. Detto questo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo da questa situazione. Sarri si è inserita l'Atalanta perché ci sono differenze di cifre e ovviamente la mano di Giuntolino. Maurizio Sarri è conteso da Napoli e Atalanta. Entrambe le società, riferisce l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, hanno messo sul tavolo un contratto biennale ma con differenze sostanziali sul piano economico. La proposta della Dea risulta più alta rispetto ai 2,7 milioni più bonus offerti da Aurelio De Laurentiis, che potrebbero arrivare a 3 milioni e 2, ovviamente ad obiettivi raggiunti. Non solo, la durata dell'intesa con il club bergamasco potrebbe anche essere oggetto di ulteriori aggiustamenti. Il tecnico intanto sta valutando con attenzione diversi fattori, a partire dal tipo di progetto tecnico fino alle ambizioni europee tra Champions League e Conference. Sarri riflette su due possibili direzioni: da un lato una squadra già strutturata e competitiva, dall'altro la possibilità di avviare un nuovo ciclo tecnico. Anche le figure dirigenziali pesano nella sua valutazione, così come i rapporti personali. Da una parte un presidente che conosce bene, dall'altra un tandem come Giuntoli e Pompilio che lo stima da tempo, oltre a una proprietà considerata solida e ambiziosa. L'allenatore ha comunque atteso la definizione del futuro del Napoli e la decisione sul possibile divorzio da Conte prima di entrare nel vivo delle valutazioni. Ora però è arrivato il momento delle riflessioni finali. Sarri è pronto a sciogliere le riserve a stretto giro e speriamo che sia veramente a stretto giro, perché il Napoli comunque dal punto di vista della chiarezza sul futuro si è mosso molto ma molto in tempo. Per quanto mi riguarda ancora deve finire il campionato, ma già stiamo ponendo le basi per la stagione che ovviamente affronteremo 26-27. Però questo inserimento dell'Atalanta ovviamente dà fastidio e sicuramente ci farà perdere un po' di tempo nel caso il Napoli punta secco su Sarri e dice no, io voglio Sarri. Allora dovrai un attimo fare tra virgolette a botte con l'Atalanta per quanto riguarda il tecnico. Ovviamente toscano, c'è italiano sullo sfondo a quanto ci fanno sapere, e Allegri che tiene banco, e quindi andiamo a vedere anche questa di situazione per quanto riguarda il Napoli, perché ovviamente detto di Sarri che ha già parlato con ADL e Manna ed è in attesa di novità con anche l'Atalanta alla finestra. Il futuro della panchina del Napoli potrebbe intrecciarsi con due nomi di grande esperienza internazionale che hanno sostituito già Conte in passato alla Juve e all'Inter. Allegri uno e Inzaghi l'altro, a quanto pare già contattato da ADL. Il primo al Milan, il secondo all'Al-Hilal. Entrambi non sono liberi, ma con il valzer di allenatori in atto tutto è possibile, nessuno scenario va escluso. Il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe valutando profili capaci di garantire competitività immediata anche in Europa, obiettivo dichiarato per la prossima stagione dopo il 30° posto di quest'anno, vera e propria macchia di un biennio comunque felice da parte di Conte. La scelta di Allegri e Inzaghi non sarebbe casuale, si tratta infatti degli ultimi due allenatori italiani ad aver raggiunto finali di Champions League pur senza riuscire a conquistare il trofeo, due per entrambi in pochi anni. Allegri arriva ultimo all'atto della competizione con la Juventus nel 2015 e nel 2017, arrendendosi rispettivamente a Barcellona e Real Madrid. Inzaghi ha guidato l'Inter fino alla finale del 2023 con il City e quella del 2025 con il Paris Saint-Germain, confermandosi uno degli allenatori più continui in ambito europeo negli ultimi anni e soprattutto capace di sfruttare tutta la rosa, arrivando in fondo alle competizioni. C'è però una dichiarazione di non molto tempo fa di Inzaghi che non dovrebbe tornare in Italia. Le manca l'Italia? Fu la domanda. Sinceramente no, risponde Inzaghi. Da quando sono arrivato a Riyadh sono tornato solo 4 giorni a casa. Ho la mia famiglia qui, i miei genitori, i miei amici vengono spesso a trovarmi. Non soffro di nostalgia. Vivo in un compound dove le strutture sono ottime, compresa la scuola americana per i figli. L'organizzazione è perfetta anche nel club e io sto imparando l'inglese. Quindi
Da questo punto di vista devi sempre vedere se poi, diciamo, sta molto male, diciamo, Inzaghi all'Al-Hilal e riesci poi a portarlo in Italia, anche se per quanto riguarda le mie preferenze, partiamo dalla situazione Allegri. Sicuramente allenatori che potrebbero darti quel qualcosina in più in ambito europeo, la Champions League e quant'altro, però bisogna vedere come ci arrivi e come te la vai a giocare questa Champions League, perché c'era un commento sotto un post che avevo letto qualche giorno fa che secondo me riassume la situazione di Allegri in maniera molto sintetica ma giusta. Dovremmo avere la fase offensiva di Italiano e la fase difensiva di Allegri per avere un solo allenatore, e secondo me è proprio così. Sono d'accordissimo con questa considerazione che avevo letto qualche giorno fa, perché dal punto di vista difensivo io non è che dico no, Italiano dal punto di vista difensivo non sa difendere, non la sa fare la fase difensiva, non è così assolutamente, però i miei dubbi e diciamo le perplessità che ho su questo allenatore è che dal punto di vista delle caratteristiche tecniche per quanto riguarda la linea di difesa ti servono due centrali molto ma molto rapidi, perché portando la linea a centrocampo comunque, diciamo, scavalcandola poi quella linea devi essere diciamo molto rapido e dal punto di vista sia di pensiero e nelle gambe nel recuperare poi quel pallone e andare a prendere l'avversario che al limite se ne vuole andare in porta. E questo, diciamo, non è un neo solo di Italiano, perché comunque diciamo che calciatori che tra virgolette giocano a pallone, ecco, come si dice adesso per evidenziare una squadra che gioca palla a terra, comunque devono trovare nella rosa alcuni elementi con caratteristiche perfette per quanto riguarda anche la fase di copertura. Infatti lo scudetto del Napoli di Spalletti, sicuramente il Napoli domina il campionato, straccia il campionato e ricordiamo tutti come dominavamo le partite, però bisogna sempre poi vedere il Napoli senza Kim. E prendo solo Kim, al di là di Osimhen, Kvaratskhelia, tutta la gente che comunque ha super performato in quell'anno e quant'altro, ma senza Kim sarebbe stato lo stesso Napoli, perché se andiamo a rivedere un attimo le partite che sicuramente tanti di noi ricordiamo qualche azione, Kim era dappertutto e Kim era il primo difensore che andava comunque a coprire qualsiasi, diciamo, zona scoperta quando tu ti proiettavi con 8 uomini comunque nella metà campo avversaria e tenevi la difesa a centrocampo, cosa che pecca Italiano, perché io seguendo il Bologna e seguendo comunque il campionato italiano il più possibile l'ho notata questa cosa, così come quando era alla Fiorentina. Gol presi perché dal punto di vista della velocità hai centrali che comunque diciamo, non sono eccellenti per quanto riguarda questo fondamentale, però io alzo le mani e non sono assolutamente un allenatore UEFA eccetera eccetera, posso solo esprimere la mia opinione e commentare ciò che vedo. Poi se il Napoli, diciamo, non si accorda con Sarri, Allegri rimane al Milan, eccetera, e allora potrebbe anche essere che De Laurentiis vira totalmente su Italiano del Bologna, perché a quanto ci fanno sapere è comunque in stand-by e sta aspettando poi lo svolgersi delle operazioni per quanto riguarda questa panchina, ovviamente in casa Napoli. Vedremo come andrà a finire. Mi auguro che il Napoli, però, dal punto di vista delle cifre, e non sto assolutamente andando contro il presidente, mi conoscete da una vita e il presidente, diciamo, è il nostro top player da sempre, l'ho sempre stimato sin dal primo giorno. Però io mi spingerei un tantino in più per quanto riguarda le cifre del contratto, 2,7 partendo dai 9 milioni che comunque hai dato a Conte anche in questa stagione. Secondo me, per non voglio dire sbaragliare la concorrenza, ma farli sobbalzare un attimo, ecco, dal divano, potresti
allargare un attimo l'offerta almeno a un 3,5 più bonus per farlo arrivare sotto ai 4 milioni. Poi ovviamente io sto qui a parlare, è il Napoli che deve gestire ingaggi, monte ingaggi, stipendi e quant'altro, però visto che sto preparando, ovviamente mi sto già preparando per il calciomercato che comincerà, cifre alla mano e dati alla mano da Calcio e Finanza per quanto riguarda il monte ingaggi del Napoli, tutti gli stipendi, ammortamenti, sto preparando una tabella molto ma molto simpatica per capire poi il tutto e allora vedremo lì se il Napoli non si può spingere o si poteva spingere ma non l'ha fatto per lo stipendio del nuovo allenatore che deve seguire poi diciamo Antonio Conte, cioè nel senso deve seguire poi ciò che ha lasciato Antonio Conte, che comunque lascia un Napoli per quanto mi riguarda dal punto di vista tecnico competitivo, dal punto di vista mentale è tutto da vedere, perché come abbiamo analizzato anche in video passati e nelle live post partita, il Napoli diciamo nei singoli elementi trova abbastanza calciatori che hanno staccato completamente a livello mentale, quindi ritrovarli un attimo a livello mentale sarebbe anche una cosa che potrebbe fruttare tra virgolette nuovi acquisti che però hai già tesserato ed hai in squadra, ovvero ritrovare calciatori per quelli che erano già l'anno scorso, perché se già noi andiamo a prendere un buongiorno di turno e troviamo il buongiorno dell'anno scorso, è tutt'altro calciatore di quello di quest'anno, quindi da questo punto di vista può darsi l'infortunio, ma mentalmente avrà staccato completamente la spina. Noi seguiremo ovviamente tutte le operazioni per quanto riguarda sia il mercato e sia questo toto allenatori. Ci vediamo nel prossimo contenuto, poi se ci saranno novità da qui a domani ovviamente attivate la campanellina, vi arriva la notifica e restate aggiornati e seguiremo poi tutto il Napoli insieme da qui fino all'inizio dell'altro campionato, quando poi torneremo finalmente a parlare di campo, anche se c'è l'ultimo match e ovviamente chiuderemo l'annata sicuramente con un bel contenuto, magari una live per chiudere il campionato 2025-2026. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!